Ciao a tutti e benvenuti in questo video di analisi del brano. Oggi andiamo a vedere la mazurka cesarina, una delle mazurche più famose, quindi è molto famosa anche in tutto il mondo. Il suo autore l'ha chiamata proprio così in onore del suo nome, perché proprio si chiama Cesar Pezzolo, quindi l'ha chiamata cesarina. Andiamo a vedere questa canzone che è anche abbastanza difficile poiché possiede in chiave abbastanza diesis, soprattutto nel secondo pezzettino, e dopo la video analisi ci sarà anche l'esecuzione a velocità finale. Benissimo, andiamo allora ad analizzare anche questa mazurka cesarina. Come dicevo, mazurka famosissima, va assolutamente imparata, quindi bisogna capire come farla nei minimi dettagli. Vediamo subito delle note poco amichevoli, infatti sono delle crome puntate. Non vi preoccupate perché è un po' come la semiminima puntata, quindi le dobbiamo tenere più lunghe, di conseguenza invece che fare, ecco qui parto in quarta, comunque pollice sulla, ecco dobbiamo a note alterne dobbiamo allungare la nota. Ecco, questo è quello che succede quando si mette il punto alla prima delle due note, si tiene più lunga. Ecco, diteggiatura ce l'abbiamo scritta. Qui uguale. Allora, intanto è un ritmo di tre quarti perché la mazurka è come il valzer a livello di ritmo. E abbiamo due diesis, quindi do e fa. Infatti questa canzone è in re, lo vediamo dalla seconda battuta che abbiamo anche un re a sinistra. E in questa prima battuta vedete che c'è un segnetto vicino alla settima, quello sta ad indicare che bisogna battere basso e accordo. Quindi senza fare zoom papà dobbiamo solo battere il basso d'accordo e si esegue così. Vado a mettere un altro registro. Ecco, così abbiamo battuto 4 volte, questa è la settima. L'ultimo accordo che ho fatto è un accordo di La, quindi La, Do, Mi, La, ma lo potete vedere. Sono 4 note, quindi non facile da prendere. E poi si parte con il tema principale, quindi facciamo questo La di fine battuta. Ecco, attenzione, attenzione, partiamo subito col botto perché abbiamo un allargamento e dobbiamo fare 4-1, 5-1, 4-1. E abbiamo pure la terzina, come se non bastasse, quindi anche qui allungare la prima nota, quindi non è così, ma così. Ok? E questa canzone avrà molti pezzi con la semi minima o in questo caso la croma puntata, ecco. Poi nella seconda battuta abbiamo primo tempo questa terzina, attenzione sempre al fa diesis. Ecco, quindi anche qui attenzione alla croma puntata che va ad allungare la prima nota e poi ci spostiamo sempre Mi, Fa, Mi, Re, poi si cambia di diteggiatura, si fa Re, Mi e si va in La settima. Terzo battito a vuoto, quindi sono in La settima adesso, terzina sulla primo tempo, poi secondo tempo questo Do diesis, terzo tempo pausa, quindi a vuoto, e abbiamo questa croma, quindi come si esegue? Questo Do diesis va ripetuto dopo aver fatto l'accordo di La, con la pausa, va ripetuto questo Do diesis, e si continua con queste sempre note con puntate, come dicevo, tutta la canzone è così, almeno questi due pezzettini. Ecco, qui abbiamo una terzina sul Fa diesis, queste note invece erano Sol, La, Sol.
Attenzione che abbiamo 3, 4, 3, 1. Abbiamo restringimento. Questo accade perché 3, 4, 3 andavano bene per fare la terzina e poi però dobbiamo avere questo diesis sul Re e abbiamo Mi, Re, Mi, Sol. Poi ancora terzina. Attenzione a allungare sempre la prima, mi raccomando, quindi non è così, ma così. Ecco, quindi non dimenticatevi di quella croma puntata, la vedete bene perché poi la notina seguente è sempre una notina con doppio gambo, come vedete, anche se è solo per metà, perché appunto la prima metà è fatta dalla croma puntata, quindi la seconda nota comunque vede due trattini, due gambi, ecco, e quindi è una semicroma. Poi si riprende con questo La. Ecco, qui abbiamo tutta la stessa melodia, però arriviamo a questa quarta riga dove abbiamo Sol e dobbiamo fare attenzione 1, 2, 5 con La e poi 1, 2, 5 col Sol. Quindi il primo dei due è diverso, va allargato il mignolo. Attenzione, molto difficile. Poi abbiamo Mi minore. E abbiamo sempre questo gioco di nota puntata e terzina, nota puntata e terzina. Ecco, prima Mi minore. Ecco, qui, aspetta, ci arriviamo dopo. Questi si fanno con sul terzo tempo una semiminima, quindi cercate di tenerla lunga. Questo Mi andrebbe tenuto lungo, poi si può fare anche un pelo più breve per la bellezza della canzone. Infatti quando lo andiamo a sentire in giro sono sempre brevi, in realtà da spartito sarebbero lunghe. Comunque si può gestire in tutte le maniere questa situazione, si possono imparare lunghe e poi farle magari più brevi. Andiamo alla battuta della settima, anche qui tutte crome puntate. Qui diesis sul terzo dito, diesis sull'altro terzo dito, quindi 1, 2, 3, 1, 2, 3 col diesis sul terzo. Anche qui Re e poi accordo di Re. Re fa diesis, La e Re. Per fare insomma la battuta proprio per battere l'accordo. Mi raccomando, beccare tutte queste quattro note con il Re della terza ottava. Poi si va a ripetere, siamo sulla parentesi con scritto 1, quindi bisogna poi ripetere tutto il pezzettino da lì dove c'è scritto canto, quindi dalla seconda riga, e poi andare a fare il numero 2. In realtà il numero 2 è esattamente uguale al numero 1, quindi non cambia, diciamo, il succo. Quando torniamo qui abbiamo nuovamente anche sotto al numero 2 dove c'è scritto fine. Poi andiamo alla riga seguente, quindi siamo stavolta in La e abbiamo un diesis in più. Quindi attenzione, abbiamo Fa, Do e Sol come diesis e siamo comunque in La maggiore. Anche qui c'è la formula note puntate, quindi allungate. Ecco, qui ho fatto una pausa proprio perché c'è la pausa di croma. E qui la seconda volta che facciamo questo Do diesis La, dobbiamo tenerlo lungo perché anch'esso è una semiminima puntata. Ecco, prima di fare la battuta dopo dobbiamo aggiungere questo Do.
proprio perché è una cromettina che si va a inserire. Qui attenzione, bisogna essere rapidi. E abbiamo Mi, Do, Fa, Do, La, Do, ovviamente con tutti i dovuti diesis, quindi Mi, Do diesis, Fa diesis, Do diesis e La, Do diesis, e poi in un centesimo di secondo dobbiamo riuscire la battuta dopo a fare. Ecco, qui consiglierei di non fare le note doppie, cioè di fare solo Mi e Re. Oppure di fare la nota doppia solo la seconda, la prima di farla singola. Ecco, e il terzo tempo in realtà avrebbe una pausa. A me piace anche qui tenerla lunga, fa più piacere sentirla lunga, diciamo. Qui però potete fare come volete anche qui, o rispettate la pausa, sarebbe più da spartito, se no la tenete un po' più lunga. Ecco, poi abbiamo ancora queste crome puntate. Siamo sempre in Mi settima. Attenzione che abbiamo Mi, Re, Fa diesis, Re, Sol diesis, Re e poi Si, Re. La ritmica è sempre la stessa, nota lunga, corta, lunga, corta, lunga, corta e poi nota doppia, pausa, nota doppia, come sulle prime battute. Poi c'è questa croma di Re che viene inserita proprio alla fine come prima. Anche qui sono alla riga sotto, abbiamo Sol diesis, mi raccomando. Anche qui tutte allungate le prime. E abbiamo, questo è molto difficile, fate attenzione. Ecco, questo sì, davvero consiglio di non fare le triple note, almeno la prima delle due, quindi di fare così. La prima potete fare solo Fa diesis, tanto è breve, è una croma, poi c'è la pausa. E invece la seconda potete provare a prendere, però dovete prendere con 1, 2, 3 l'arpeggio, la triade di La maggiore, quindi La, Do diesis, Mi. Quindi così. Poi si riparte con la melodia normale. Adesso si va a cambiare perché bisogna andare con l'1-4. Ecco, come si fa questo? 1-4, poi 1-3 con Do e Fa. Scusate, con Do e Sol diesis. Nuovamente 1-4 che è Do diesis La. E poi attenzione perché bisogna fare questo movimento da così a così. Do, La e poi Re, Fa diesis, Si. Il primo è tripla nota, il secondo è doppia nota, nota doppia, quindi abbiamo prima Re, Fa, Si e poi Re, Fa e basta. Poi qui attenzione ai diesis, sempre Re, Fa, Re, Sol, però sappiamo bene che il Fa e il Sol sono diesis, quindi anche qui. Ecco, poi ci spostiamo col terzo dito e facciamo il finale. Ok, questo anche è complicato, come se non bastasse abbiamo un bel allargamento della triade di La, Mi, Do diesis, La. Questo quarto dito sul Fa diesis, poi allargamento 4-3, quindi dal Fa diesis al Re, Re, Do, Si, poi dal Si al Mi, altro allargamento 3-2, Mi, Re, Si, La. Ok,
ve l'ho fatto un po' di volte anche lento e qui sempre tutte le note, la prima più lunga, la seconda più breve. Ormai è diventato un must, questa canzone è davvero, almeno questi due primi pezzi, vede sempre questo puntino sulla prima nota. Qui studiatelo bene perché ci sono due allargamenti molto insidiosi. Qua accordo finale, quindi sempre accordo di La, La, Do diesis, Mi, La. Ok? Poi da qui si riprende come c'è scritto dall'S al fine e poi trio. Quindi l'S è l'inizio del primo pezzettino, il fine è la fine del primo pezzettino. Quindi si torna a fare la prima parte. Ecco, attenzione a fare bene questa terzina, io non la stavo facendo bene, quindi ecco, non allungate queste note perché la terzina va fatta pura, pulita. Quindi pa 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 pa, non pa 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 pa. Non fatemi questa cosa qua e neanche questa. Cioè, non allungate nessuna delle tre note, deve essere pulita, le abbiamo studiate, quindi ancora mi pare nel secondo anno di fisarmonica, quindi dovreste saperle fare bene. Ecco, e una volta rifatto tutto questo primo pezzettino, andiamo finalmente al trio. E il trio è il pezzo più difficile qui. Sembrava difficile finora, invece il trio potrebbe essere ancora più difficile. Allora, salvo gli abbellimenti, che questi si possono anche non fare, quindi si può partire dal Sol. Ecco, se li volete fare dovreste aggiungerli rapidissimi prima di partire col Sol, perché il basso cade sul Sol, non su questi. Ecco, e quindi se li volete li potete aggiungere. Qui abbiamo due terzine. Come dicevo prima, cercate di farle più precise possibili, più uniformi, quindi senza allungare nessuna delle tre. E abbiamo un passaggio del pollice in allargamento stavolta. Abbiamo Re, Si, Sol. Dobbiamo andare giù con questo secondo dito. Non è facile le prime volte. Voi provateci, poi dal 2 spostiamo con l'1 sul Sol. Poi nuovamente. Stavolta abbiamo Re, Do, La. Quindi il 2 e 1 sono vicini, ma poi il passaggio del pollice più distante. E andiamo in Re settima. Poi anche qui spostiamo il dito dal 2 a 1 in modo da fare la riga sottostante. Altro abbellimento. Ecco, sembra difficile, ma invece non è difficile, basta ripetere le note doppie e farle tutte puntate. Quindi rivediamo. Sono tutte crome, quindi ci vanno due note per ogni basso a sinistra. Ecco, sempre due note per ogni, dato che sono crome. Poi si riparte con la stessa melodia di prima. Ecco, una cosa che non ho detto è che c'è sempre questo puntino della croma puntata, ma insomma l'avete potuto vedere. Quindi non è pa pa pa, ma pa pa pa. Ecco, il che lo rende più difficile, giustamente. E poi penultima riga. Ecco, allora qui vi svelo un segreto, questa è la battuta più difficile di tutta la Cesarina. Questa è davvero, non lo so, è una battuta che prima si impara la Cesarina e poi si impara a fare bene questa battuta, purtroppo. Come va fatta? Va fatta sul primo tempo Sol,
poi quindi una nota sul primo tempo, sul secondo tempo 2 note, e poi sul terzo tempo 4 note, quindi così, sempre più veloci. E poi arriviamo su questo famoso accordo, potete anche non fare le triple note. Infatti le stavo anche per sbagliare, proprio perché queste note sono Mi, La e Re, e poi Mi, La e Do. Mi, La, Do, Mi, La, Re, Mi, La, Do. Ecco, se non volete problemi fate solo Re e Do. Quindi con la nota singola, invece con le triple note è ancora più difficile, dal momento che oltre a fare questa, insomma, battuta di crome e semicrome, ci troviamo a dover pescare questo accordo di triple note che non fanno mai piacere. Comunque rivediamolo piano con le triple note. Ecco, così è come dovrebbe venire. Poi finale abbiamo semicrome, purtroppo, motivo per cui dicevo che questo è il pezzo più difficile. Ecco, è intuitivo da suonare, però è un pezzo veloce. Qui ci sono anche degli abbellimenti, se volete fare invece che Mi, Do, Mi, Do, Mi, Do, potete aggiungere il Si col quarto dito, ma questo è abbastanza avanzato. Ecco, è un po' complicato perché si usa il quarto e il quinto, quindi ve lo lascio fare, insomma, per il futuro, se voleste. Quelle sono delle note, diciamo, mute, la notina microscopica vicino a quel Do e vicino a quel Si sono degli abbellimenti, quindi delle acciaccature si chiamano, e si possono aggiungere per abbellire la canzone. Poi rivediamo comunque queste due righe che sono complesse. Ultima riga, abbiamo una mitragliata di semicrome. E anche questa va imparata piano. Ecco, se la vorrete fare più veloce così, bisogna che prima la imparate piano, e quindi diesis, quello il Fa di partenza. Tutte le altre sono tutti i tasti bianchi, abbiamo il cambio 3-4-3-2-1 e poi 4-3-2-1, 4-3-2-1. Arrivati a questo 1 dobbiamo rimettere il quarto dito, quindi accorciamo, qui ancora accorciamo, e quello è il difficile, riuscire a piazzare il quarto dito vicino al pollice in modo da accorciare e scendere su questa tastiera. Rivediamo queste ultime due righe, così abbiamo finito anche l'analisi. Ecco fatto, quindi così finisce il trio. Come funzionano i ritornelli? Dobbiamo fare 2 volte il trio, una volta fate 2 volte questo trio, dal S al fine, quindi nuovamente il primo pezzo, perché ovviamente il primo pezzo è quello vero che fa riconoscere questa canzone, la Cesarina. Ecco, a me sul finale, quando è l'ultima volta che lo facciamo, piace battere questo Mi minore, battere questo Re, e poi
questo La settima, invece che fare zoom papà nella settima, fare la scala a sinistra con La, Si, Do diesis, però anche questo è un po' più avanzato e infatti serve studiare un bel po' i bassi, basta comunque ribadire, se si sa fare la scala di Do partendo dal Do, basta ribadire le stesse diteggiature, lo stesso movimento e farlo partendo dal basso di La. In quella maniera si riesce a fare questa scala che quindi va a prendere La col 4, Si col 2, contrabbasso di La col 4 e col mignolo il Re. Ecco, quindi abbiamo questo effetto finale che comunque lo possiamo vedere anche sulla mia esecuzione finale. Come teniamo il mantice qui? È abbastanza facile, abbiamo le frasi, quindi la prima frase è questa. Ecco, qui si cambia perché finisce la frase. Qui abbiamo finito un'altra frase, invertiamo ancora il mantice e via così. Stessa cosa al secondo pezzo. Qui finisce la frase, invertiamo. Qui finisce la frase e via così, anche qui abbiamo capito. Sul trio facciamo tutta la prima riga, poi invertiamo. Qui abbiamo finito la frase, quindi invertiamo ancora. Qui invertiamo l'ultima volta. E qui finiamo il trio. Così abbiamo capito anche le inversioni di mantice. A che velocità va fatta questa canzone? Oddio, le mazurche vanno fatte a 140/145 di metronomo, quindi abbiamo il zoom papà sul battito, ogni battito abbiamo basso, accordo e accordo. In questo caso posso permettervi anche di farla a magari 115-120, un po' meno, non serve portarla per forza fino a 140, poi 140 si raggiunge a furia di farla, quindi dopo che si è studiata per un po' di mesi si va magari a continuare a suonarla e nel tempo si riesce a raggiungere la velocità finale, ma per adesso per lo studio va benissimo anche 120 di metronomo. Andiamo a sentire allora questa canzone alla sua velocità finale, però col tempo di mazurka.
Ecco, questa allora era la mazurka cesarina. Noi ci vediamo come sempre al prossimo video di analisi del brano.